Buongiorno a tutti, oggi sono felicissimo di rivedere la carissima Olga da tanto tempo. Adesso. Grande così, ciacca si gira. A posto. Allora, benvenuta la cara Olga che viene comunque da tanto tempo in questo studio. Era da un po' che non ci vedevamo perché hai avuto un problema importante alla mano, ma prima di parlarne mettete un like, mettete quella puntina sull'hype che mi fa girare questi video e iniziamo subito. Allora Olga, fammi vedere questa mano, guardate qua che meraviglia. C'è effettivamente una bella cisti liquida già controllata che si dovrà rimuovere. Oggi ve la faccio vedere in un modo più interessante con la termografia per vedere appunto come si comporta una cosa del genere, così noi ovviamente qua non la toccheremo, però giusto per farla vedere perché è una cosa molto interessante. Però tu vieni per un altro problema, per un problema a questa spalla sinistra, giusto? Che ti ha dato problemi, hai fatto anche tante visite, tante cose in giro perché tu giri un pochino in tutta l'Italia, giusto? E però il problema ancora un pochino si manifesta. Fammi vedere un attimo la mobilità. Ok, allora la destra come vedi scricchiola comunque, però non ha grosse limitazioni. Vediamo la sinistra neanche, ok? Scricchiola uguale, ok? Però vediamo un'altra cosa. Ti posso chiedere di girare e di sederti davanti a me per piacere? Qui. Dammi le mani, così, così. Così, apri le dita, tienile forti forti forti, non mi fare vincere, forte forte, ok? Stringi così, benissimo, chiudi, spingi in basso, eccolo qua, bammete, ok? Subito debolezza, spingiamo in alto, no, qua non c'è niente, mantieni così, spingi in alto, e qui non c'è niente, lascia morbida, spingi di lato, ok? Qui scende subito alla sinistra, proprio è eclatante. Quindi innanzitutto devo differenziare una cosa, la problematica che stiamo notando qui è legata alla settima radice della cervicale, Ora la tratteremo in 2 secondi. Per quanto riguarda invece la debolezza di quest'altro muscolo, il sovraspinato, non ne sono sicuro. Solitamente è innervato dall'area C4, quindi la quarta vertebra cervicale, però essendo in questo momento indebolita probabilmente la cuffiate rotatoria, ora li testiamo tutti, potrebbe essere un problema effettivo del tendine, ok? Del muscolo stesso, quindi non per forza nervoso. Prima di fare un attimo la correzione, vorrei fare vedere un attimo la sua postura, ok? La vediamo proprio in 3D con l'intelligenza artificiale, perdonami che mi metto di qua. Come potete vedere ci sono delle problematiche da attenzionare, vedete che anche nelle spalle, ok, la forza appunto dei muscoli non è simmetrica per nessun motivo, ok, c'è anche molta tensione al collo, ok, lo si vede subito da questa muscolatura in rosso nella parte comunque cervicale, ma in realtà poi in tutta la muscolatura profonda, mentre glutei non lavorano come dovrebbero e quindi questo ti potrebbe portare degli schiacciamenti nell'area lombare, anche se in questo momento mi sa che non hai dolori fortunatamente, essendo magra, in salute, sportiva, non li senti, però è meglio sempre prenderli per tempo, ok? Detto questo, guardiamo subito le spalle, vedi come sono un po' chiuse nonostante tu sia praticamente perfetta apparentemente dall'esterno, però comunque il corpo non manifesta una postura ancora perfetta perché appunto se no non ci sarebbero state problematiche a queste spalle. Anche nelle gambe mi interessa vedere qualcosa, perché vedi i glutei appunto come ti ho detto non lavorano bene e c'è tanta tensione agli ischio-crurali, questi muscoli in rosso che vedi qua, ok? Mentre dall'altro lato non c'è tanto tono in confronto, ok? Quindi c'è comunque un po' uno squilibrio, non è perfetto diciamo l'atteggiamento muscolare, lo stesso ovviamente in modo identico vale per la parte opposta, ok? Anche qui, se noi guardiamo la tua schiena, ok, possiamo migliorare qualcosa, vedi, dovresti essere così, ci può stare, insomma, che in una donna comunque ci sia un po' di iperlordosi, insomma, non è un problema così esagerato, però io lo voglio attenzionare e lavorare anche dopo. Ritornando un attimo nelle spalle, però voglio farti vedere una cosa che mi interessa moltissimo. Vedi che i muscoli non lavorano, ok? Sono troppo tesi, ok? In realtà in modo minore, ma comunque te lo faccio vedere un po' peggiorato, comunque la parte destra lavora ancora meno, ok? Tu ripeto, sei
in salute, per carità, però la parte destra sta lavorando meno e questo potrebbe anche essere poi alla fine il motivo perché a sinistra tu hai poi delle debolezze e delle cedevolezze, Sì, ok? praticamente io compenso con la sinistra sempre. Esattamente, Perché dato esattamente. che mi fa sempre male, È io chiaro. spesso non posso fare questo movimento, Certo, non posso certo. sollevare, non posso prendere, quindi gli unici movimenti che posso fare è questo. Quando io Esatto. faccio potenziamento, forse questo, dipende dalla Sì, 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 giornata. assolutamente. E poi faccio questo, ma solo per la spalla. E ti fa male la spalla quando fai questi movimenti? Di No, meno, no, di meno. quando io faccio potenziamento di spalle non mi fa tanto male, Ok, meglio, però nei meglio. momenti in cui smetto di fare potenziamento per qualche giorno mi fa male. Perché attivi delle muscolature che sono già forti ma si stancano, quindi Sì. comunque ora ti faccio vedere un po' perché dobbiamo testarli tutti questi muscoli. Se guardiamo un attimo ancora, solo un attimo ancora le spalle, vedete, dovrebbero essere così, ok? A causa della chiusura le vediamo un pochino più approfonditamente, diventano in questo modo. Va bene? Detto questo, ti faccio vedere, o meglio faccio vedere a tutti quanti questa cosa fantastica. Un attimo soltanto, andiamo ad aprire la nostra meravigliosa camera. Allora, siediti per favore. La vedremo tutti nello schermo, quindi sarà più facile per tutti vedere che cosa sto guardando io, ok? Eccoci qua. Come potete vedere il mio cameraman qui. Allora, guardiamo un attimo questa cisti, per favore, me la puoi fare vedere un attimo? Oh, esatto. Vedete che è un'area, se vediamo il filo soprattutto, è un'area, vedete, fredda, morta. Ok, non c'è calore, questa è una cosa positiva ovviamente, però ovviamente c'è il liquido, quindi è più freddo rispetto alla normalità, ok? Vediamo proprio che si manifesta, no? Proprio il blu, ok, in quella pallina lì che è poi la sua cisti. Per il resto comunque funziona abbastanza bene, a parte che vive in Siberia, giusto? Con le mani gelate. No? Vediamo dall'altro lato. Ok, vedete che qua è completamente diverso, anzi addirittura qua c'è proprio tensione, non esagerata, ma c'è. Comunque le mani comunque congelate, come si... cioè come anche il nasino, vedete? Esatto. Fammi vedere la spalla. Ma volete che io muova anche le dita così si vede che non si muove? Perché no? Vediamo un po'. Allora, ecco così si vede. Sì, si vede proprio, guardate come deve il tendine proprio fare un giro, non so se si nota letteralmente perché non c'è spazio, ok? Vedete, si intravede, ok? Sì, è molto interessante questo, ok? Però adesso vorrei vedere anche la... Oh, scusami cara, devo vedere la spalla, ok? Vediamo un attimo. Allora, il rossore si ferma nella parte, vedete, della cuffia, indica probabile proprio debolezza, proprio, si vede proprio quasi che si perde un po', no? Il flusso proprio sanguigno, sono sicuro ci sia molta debolezza. Invece qui vediamo un attimo, muovi poco poco la spalla verso l'esterno, poco poco, ok? Stop, ritorna. Sono più che certo che ci sarà molta contrattura e lo vediamo proprio da qua nei trapezi, mentre questi muscoli lavorano veramente poco, ok? Ora io ti testo questi muscolacci. Muy bien, ce la mettiamo così. E ti faccio vedere un pochino di cose. Mi dai per favore le spalle, ok? Scusa, anzi no, usiamo soltanto questa per ora. Ruota verso il basso, questa proprio non lavora per nulla, sottoscapolare. Vediamo anche l'altra branca, spingi verso di te, ruota. Sì, questo funziona, quindi non è tutto il muscolo. Ruota all'esterno, in alto. Questo proprio non lavora, l'infraspinato completamente. Mantieni così, ruota all'esterno. Ok, completamente, cioè proprio sono tutti deboli. Questo l'abbiamo già testato, quindi sono proprio la cuffia dei rotatori non lavora, ok? Ora io voglio fare un esperimento, ok? Voglio toccare delle vertebre con un magnete, scusate. Facciamo una cosa interessante. Io metterò un magnete nella parte cervicale media, cervicale scusate bassa, ruota in basso, ok? Si rinforza, spingi in basso,
si rinforza perfettamente, fa ancora male, quindi non è la perfezione, ruota in alto, ok? Si rinforza, quindi già non è male, ruota all'esterno, si rinforza tutto quanto, mantieni così, spingi di lato, ok? E si rinforza, quindi comunque la cervicale bassa, dove abbiamo trovato già una problematica nervosa, lì ci si manifesta un problema. Tolgo il magnete, prendiamo la mia fantastica GRT Lite, stimoliamo la radice della stessa vertebra e rivediamo un attimo la funzionalità. Ruota in alto ed è fortissima, ruota in basso ed è fortissima, ruota di lato ed è fortissima, spingi di lato ed è fortissima, ok? In 2 secondi, fortunatamente ancora queste piccole magie riusciamo a farle. Allora, cara, ti metti e pancia in su per favore. Ti chiederò di metterti, aspetta che sollevo un po' il lettino, ok, di metterti molto fuori dal lettino finché non ti dico io, scivola, scivola verso di me, qua, vai, vai, ancora, 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 ancora un goccio, stop, va bene così, rimani tranquilla, la tengo io la testa, ti tolgo un po' solo i capelli, ok? E ora rilassati pure. Rilassa. Rilassa, rilassa, rilassa. Rilassati, rilassati. Opla. Bravissimo. Dammi una mano testa. Morbida. Rilassati, rilassati. Bravissimo.
Ritorna sul lettino, per favore. Ti lego, così non cadi. Attenzione alle mani. Ti dà fastidio? No? Aspetta, facciamo così. Solleva un po'. Grazie. Ti fa male qui? No. C'è un po' un blocco. Aspetta un po'. Qua no, vedi? Qua si ferma, ok? Qui no. La vedi, la senti la differenza? Sì, la sento. Morbida. Eccola là. Adesso non c'è più. Ok. Ovviamente mi ha fatto male la sinistra, questa cosa. Parli qui? Questo È perché la luce valgo, vedi un po'? Sì, sì. Che sta un po' arrivando. Ma è tutta la mia vita così. Sì, sì. È genetica. Genetica, sì, di familiare, sì. Giusto bene. Molto bene. Aspetta, scusami, adesso li tolgo, non serve, ok? Mettiti per favore a pancia in giù. Perfetto. Un po' più in avanti. Ok.
Allora abbiamo il lato destro proprio sensibilmente più basso. Scusami tanto Olga. 1, attenzione alla mano, ok. 2, attenzione alla mano, ok, va bene così? Metto un po' di olio, è bello caldo, ok? Allora, adesso utilizzerò un macchinario completamente nuovo che è assolutamente, rigorosamente da avere in studio. Perché? Perché l'Atlas Balance di provenienza svedese, finalmente qualcosa dall'Europa, è una cosa che mi rende molto fiero. È un dispositivo studiato in modo rivoluzionario per lavorare la fascia, quindi ha una capacità di una vibrazione e percussione a onda che letteralmente crea un rilassamento a onda, come buttare un sasso nel lago, ok? Uno dopo l'altro, no? Creando appunto questo effetto a onda che lavora su tutta la fascia fino a giù. È assolutamente una cosa unica, innovativa, completamente nuova, mai vista per ora su questo tipo di dispositivi. Ve lo farò vedere. Senti Olga, no? Come si disperde completamente nella fascia. Ti avvicino anche un po', aspetta. Così. Perfetto. Potresti anche sentire fastidio che arriva alla mano o comunque una strana vibrazione, ok? Perché lavora proprio sui trigger point e la fascia, no? Disperdendo, no, questa vibrazione in tutta l'area. Sì, sto sentendo le vibrazioni fino alle dita. Esattamente. Faremo tanti bellissimi esperimenti con questa nuova tecnologia completamente diversa da tutto quello che avevo mai visto. È proprio il concetto geniale, è completamente innovativo. Mai veramente, aspettate, esatto, mai veramente avevo visto una tecnologia pensata specificatamente per la fascia. Ne sono molto fiero, devo dire, sono molto fiero di averlo qua in studio. Grazie infatti a Facial Release, ad Atlas Balance, per avermi dato la possibilità di veramente utilizzare un prodotto del genere in Italia. Siamo veramente, penso,
pochissimi ad averlo ancora in altre parti d'Europa, veramente spettacolare, veramente. Ora sto utilizzando una manopola, vedete, completamente piatta, per permettere alla fascia di lavorare ancora in modo molto fluido, ok? Cioè di permettere alla vibrazione di lavorare in modo molto fluido, ma per esempio per altre zone utilizzerò delle testine diverse. Per esempio, per andare un po' in modo un po' più puntiforme, ok? Utilizzerò questa che mi permette, vedi, di arrivare, e la senti subito, in maniera ancora più precisa, vedete, sull'area del sovraspinato, la doccia del sovraspinato. Questo è il modello M1, c'è anche il modello M2 che è stato creato veramente, ha vinto un sacco di premi, tra l'altro, ti dico la verità, proprio per il design, per la funzionalità, è veramente un prodotto unico, veramente un prodotto unico. E già la differenza è eclatante pure con l'altro lato, in pochissimi minuti. Rilassa il collo. Bravissimo. Sì, rilassa. Eccolo là, vedi, eri un po' bloccata, hai visto? Ok. Qui è tutto regolare. Ti fa male qui? No. E qui? No. E qui? Un po', vero? Un poco sì. Un po' diverso. Sì, sì, lo sento perché è proprio diverso. Sì, è perché è quello là che mi fa male quando ho detto che mi faceva male rosso. Esattamente. Infatti qui era più libero, ok? Nel dorso, ma qua sulla fascia no. C'è proprio lo scafoide, eccolo qua, in posizione errata. Lo libero ancora un po' con Atlas Balance, perché mi interessa rilassarlo bene prima. Mettiamo un'altra testina ancora. Ci sono veramente tante. Facciamo così. Stai più comoda. È strepitoso sulla fascia plantare. Senti come vibra, no? Perché quando diventa molto forte potrebbe dare fastidio, però smettere. Esattamente. Perché non è quello il suo obiettivo, no? L'obiettivo è proprio arrivare a trasmettere l'onda, no? In modo molto più ampio, ok? Non solo locale. Quindi in realtà sì, noi stiamo lavorando sulla fascia plantare, ma stiamo lavorando sulla catena muscolare posteriore, sulla catena fasciale posteriore. È già qui, un'altra storia. È veramente un supporto estremamente valido per ogni terapista. Sblocchiamo.
Adesso sarà molto più lineare, più facile, rilassa. Eccolo là, hai sentito subito. Fai un bel respirone, butta l'aria. Ecco fatto, benissimo. Allora, benissimo, vieni sul fianco verso di me. Piega qui. Così. Sto attento, non ti preoccupare. Questo lo tieni per favore così. Rilassati bene. Ecco fatto. Dall'altro lato per piacere. Uno, due, mi dai il braccio, solo qua, dammi questo, tocca qui, basta. Seduta verso di là per favore. Allora Olga, dimmi se... Ah, guarda qua quanto sei libera adesso. Ritesterò proprio i muscoletti. Ruota all'esterno e sei straforte, ruota in alto e sei straforte, ruota in basso e sei straforte. Direi che sei impeccabile, che dici con questa... con queste cose. Voglio vedere anche però l'altro muscolo, spingi in basso, che era debole neurologicamente, sì, quindi c'era effettivamente... Non fa più male, ok? No, molto bene, allora direi che qualcosa ancora funziona. Vieni pure indietro per piacere. Grazie sempre per aver scelto il mio studio, Olga, e alla prossima. Mi raccomando, fatti curare quella... Ah no, quella... perché così finalmente riesci a scrivere meglio, senza troppi dolori, poverina, e fammi sapere come va, ok? Grazie. Attenzione. Ti sembrava che era finita qui, ma non è così. C'è una sorpresa che tu non conosci e che dovrai fare e sarà meravigliosa. Andiamo di là.
Non l'ho sentito. Allora, Olga, com'è andata? A parte lo spavento, no, scherzo. Sì, a parte le zampe che hanno fatto... Esatto, quello è bello proprio perché ti va proprio a sistemare l'apertura delle spalle, però ovviamente tu non l'avevi mai provate queste meraviglie. Dai, sono molto contento, veramente, ti senti un po' più dritta finalmente? Molto. Ah, Vedete? bene. Sono dritta? Sono dritta. Ma lo eri Sono già dritta. prima, dai. Olga, ora veramente ti posso salutare per bene. Grazie sempre per aver scelto il mio studio e alla prossima.